In prossimità della chiesa parrocchiale di Gorgo di Cartura, lungo il canale di Cagnola, esisteva fino ai primi decenni del XX secolo la settecentesca villa Pesaro Martinati. Come si vede nella foto, oggi rimangono una parte degli annessi rustici della villa, tratti di mura in mattoni che cingevano la proprietà, e l'oratorio, ora in condizione di sfacelo. Al posto della villa e del parco ci sono alcune coltivazioni. La residua parte di Barchessa e l'oratorio sono proprietà privata. La costruzione dell'oratorio, dedicato alla Madonna della Concezione, risale al 1754. La dedicazione fu voluta dalla nobile Camilla Martinelli, allora proprietaria della villa, come attesta la visita vescovile del 1780. Nel catasto austriaco del 1852, villa e oratorio appartenevano invece ai fratelli Domenico e Antonio Martinati. Nel 1920 gli eredi Martinati vendettero il complesso a tale Fabbro d'Arzegrande, che demolì la villa e distrusse il parco botanico, ricco di piante rare e pregiate, creato dal dottor Pietro Paolo Martinati. A ricordo del dottor Pietro Paolo Martinati, citato da Andrea Gloria nel Territorio Padovano Illustrato del 1862, rimane una via a lui dedicata in comune di Cartura, negli anni '80 del secolo scorso, sulla scia delle prime pubblicazioni del professor Ivano Cavallaro, originario del posto, che ha cercato di riproporre alla memoria collettiva l'illustre personaggio. Pietro Paolo Martinati nacque a Ponte Casale di Candiana nel 1812. Figlio di Domenico, medico e naturalista, e della colta Caterina Piazza, socia dell'Accademia dei Concordi di Bovolenta. La famiglia, dopo aver acquistato la villa Pesaro di Gorgo, qui si trasferì. Pietro Paolo si laureò in legge nel 1836, divenendo in seguito notaio e continuando gli interessi paterni con la creazione di un erbario, una collezione di pietre e di legni, nidi e uova di uccelli del territorio veneto, tirolese e della Dalmazia. Si dedicò pure agli studi di archeologia e di storia. Nel 1859 divenne segretario generale della Direzione delle Costruzioni Pubbliche, delle Ferrovie e dei Telegrafi, istituito a Verona per il Lombardo-Veneto. A Verona fu pure nominato consigliere comunale e provinciale. Fu ispettore regio per le case d'arte e antichità e promosse il restauro dell'Arena di Verona. Fece parte della Regia Deputazione Veneta di Storia Patria. Fu socio di varie accademie, tra cui quella di Scienze Naturali di Milano e quella dei Concordi di Lettere, Scienze ed Arti di Bovolenta dal 1862. Tra le sue numerose pubblicazioni si citano il Catalogo dei molluschi terrestri e fluviali viventi nelle province venete del 1855 e della paleoetnologia in generale e delle sue primizie nel Veneto del 1865. Fu eletto anche deputato del Parlamento italiano per la 10ª legislatura, ma nel 1878 morì nella sua villa di Gorgo, dove il parco recintato di mura era diventato un orto botanico con piante di tutte le specie. La figlia Leonessa, detta Nilla, nel 1879 sposò Luigi Pigorini, primo docente di paleoetnografia all'Università di Roma e promotore del Museo Preistorico e Etnografico di Roma, che oggi porta il suo nome.